Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche, oh grazie, affettive per la seconda parte di maggio e abbiamo il mondo e la torre. Amici dell'Ariete, periodo di cambi radicali io direi. Potrebbero essere cambi di residenza, qualcosa legato ad una casa, potrebbe essere un trasferimento anche all'estero. C'è comunque come una sorta di cambio di vita a 360 gradi per qualcuno. Per qualcun altro invece si tratta del compimento di un ciclo, di un percorso. Mm? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, piuttosto che gli affetti in generale, piuttosto che le relazioni di coppia o le amicizie. Io vi darò come il movimento energetico più importante del periodo e poi andrò a farvi degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo il Papa, il carro, la forza, 2 di coppe, cavaliere di coppe, diavolo e ruota della fortuna. Ragazzi, avete un sacchissimo di arcani maggiori, ok? 5 su 7. Quindi può essere un periodo piuttosto intenso. Allora, sento che questo trasferimento potrebbe, o questo viaggio, insomma, questo movimento, che poi tenete sempre presente che può essere sia un movimento fisico, appunto il viaggio piuttosto che il trasloco, oppure un movimento a livello ideologico, ok? Però è come se ci fosse un cambio, mi viene da dire. Si parte con questo Papa e può far riferimento a un contratto anche di matrimonio, come se ci fosse un sì, anche una guida, certe volte il Papa. Andiamo a vederlo, così riesco a dirvi qualcosa di più specifico. La torre e l'appeso. Ragazzi, qualcuno qui potrebbe essere già venuto a conoscenza. Che interessante. Ragazzi, per qualcuno, allora finisco l'esempio di prima, può essere venuto già a conoscenza di qualche cosa, di qualche realtà che in qualche modo ha fatto crollare le vostre certezze, o è come se in questo momento vi sentiste un pochettino bloccati. Per qualcun altro, ragazzi, siete nella piena fase del risveglio spirituale e probabilmente questo Papa, ehm, guardate, in questo caso sento che vi invitano a essere la guida di voi stessi.
Io ho pubblicato nella sezione degli abbonati un'intera playlist che spiega come essere maestri di se stessi e si diventa maestri di se stessi iniziando a conoscersi. E lì poi spiego, vabbè, tutto il processo di come fare, di come pulire la nostra mente, il nostro cuore. Però ho come la sensazione che ci sia questo crollo di qualche certezza, ripeto, per qualcuno c'è già stato, per qualcuno potrebbe arrivare a brevissimo, però è come se foste in un momento dove il vecchio è crollato e siete in questa fase di appeso, che potrebbe voler dire sia attesa, sia fermo, sia come una fase di riflessione per capire come muovervi. E io sento che nella terza settimana di maggio capirete come muovervi. Ragazzi, può anche essere una relazione, è come, cioè, per dire, se fosse una relazione, una persona che state frequentando, qui ho come l'idea che qualcuno potrebbe ricevere delle notizie o rendersi conto di qualche cosa inerente a questa persona o inerente alla relazione. Per qualcuno potrebbe scoprire che la persona è già sposata o ha già una famiglia o ha già... Mm, sì, potrebbero anche esserci già dei figli per qualcuno. Andiamo a vedere il carro. Allora abbiamo la sacerdotessa e il 3 di spade. Allora non importa che questa cosa, questa torre, voi la reputiate giusta o no, non importa se doveva essere detto prima, doveva essere fatto diversamente, non importa, diciamo, le supposizioni su come sarebbe dovuta andare. Il punto con la sacerdotessa è le cose sono così, cioè c'è una sofferenza, questa cosa ti fa male. Andiamo a vedere la forza. Cavaliere di coppe che si ripete e 5 di bastoni. Voglio un'altra carta per il 5 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il 2 di coppe. Allora, ho come la sensazione, ho come l'idea, qua, ah sì, c'è il diavolo, eccolo qua, già 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 già. Allora confermo, ho come l'idea che siate un po' orgogliosi in tutta questa situazione. Il diavolo parla sempre di ego, ma io lo sto captando vedendo la forza, perché con queste carte ho come l'idea che voi vogliate come tendere la mano nei confronti di questa persona, nonostante la sofferenza, come se aveste voglia di aprirvi nei confronti di questa persona, ma per farlo avete bisogno come di conferme, come di trovare un accordo, trovare un punto di incontro comune. Possiamo iniziare qualche cosa, possiamo iniziare a vederci, possiamo iniziare a frequentarci, però niente sesso. Questo ve lo dico perché ho l'asso di bastone al contrario, eh. Oppure potrebbe essere il fatto che con questa persona ci si frequenta, si parla magari di fare qualche cosa di concreto, però poi in realtà un punto di incontro reale non si trova, anche perché magari manca proprio il sesso, cioè manca un'intimità fisica. Che interessante questa lettura, ragazzi, fatemi sapere nei commenti, mi raccomando. Andiamo con il Cavaliere di Coppe. Se siete single, adesso farò qualche esempio nel caso siate single, però ho già pubblicato le letture per i single, le trovate nell'oroscopo mensile, sono quelle a 3 scelte e poi ci sono anche i segni zodiacali nel caso vogliate scegliere il segno zodiacale piuttosto che l'ascendente.
Però se siete single devo dirvi che questo cavaliere di coppe potrebbe essere qualcuno di interessante che appare verso fine mese. Voglio andare a vedere anche questo diavolo prima di esprimermi, ma se per caso non papa e diavolo, wow. Wow, 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 wow. Ragazzi, io ho come la sensazione che se siete in coppia o se siete comunque in una relazione, l'altra parte vi potrebbe manipolare un po' con la scusa del matrimonio. Sia che sia il vostro matrimonio, sia che sia quello dell'altra persona. È come se vi facesse sentire ingabbiati tutta questa situazione. È come dire, ok, tu hai bisogno di conferme, però che conferme ti posso dare? Nel senso, la situazione è questa, io sono in questo matrimonio e le cose non si possono fare diversamente. È un po' questa la sensazione, come se non ti posso dare di più o cose per lo stile. E se siete single, vi dico, tenete gli occhi apertissimi perché si potrebbe presentare una persona che si dipinge più bella di quello che è. Cioè, non che sapete tutti, allora il Tao è metà energia nera, diciamo, e metà energia bianca. In tutto, sempre, tanta è la luce, tanta è l'ombra. Magari voi vedete solo l'ombra, ma tenete sempre presente che di riflesso tanta è la luce. Il punto è che la persona che deve andare verso la luce deve mostrare la luce, ok? E allo stesso tempo, se c'è qualcuno che si presenta più bello di quello che è, rendetevi conto che c'è anche tanta ombra. Qui sento come di nuovo l'invito ad appoggiarvi a qualche guida spirituale, a qualche coach, a qualche libro anche potrebbe essere, qualche terapeuta, non tanto di psicoterapia, ma di medicina alternativa, io direi, con il Papa. Il Papa parla dei terapeuti che curano l'anima, per farmi capire, ok? Poi scegliete voi il terapeuta che è più affine a voi. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Regina di bastoni, mi sembra ottimo. Giustizia, wow, ed eremita. Ho come la sensazione, ragazzi, che la torre corrisponda alla prima parte della lettura, mentre il mondo corrisponda alla ruota della fortuna, l'ultima parte della lettura. Qui abbiamo una regina di bastoni che si riprende in mano il suo potere personale e decide di star da sola, di rompere questo contratto, questo accordo che c'è ma non si concretizza, magari se ne parla, magari viene offerto qualche tipo di proposta, qualche tipo di gioco, hobby, mi dicono, progetto potrebbe essere, però alla fine si decide di proseguire da soli. La giustizia, al contrario, parla proprio di rottura dei contratti, ma il punto è che avete la ruota della fortuna come carta finale. Quindi io qui sento che succederà come un avvenimento imprevisto e per certi versi ci potrei vedere anche la torre, anche se qua la sento più positiva, eh, per il quale deciderete di troncare qualche tipo di accordo, qualche tipo di... o se non avete fatto contratti, potrebbe anche essere il fatto di decidere di continuare a non fare contratti. Se tenete presente che all'inizio vi parlavo anche di qualche tipo di casa, mm? Anche qui è come decidere o di rompere qualche contratto o di non fare un contratto. Se per esempio qui la questione fosse ok, ci spostiamo, questo trasferimento di cui parlavo all'inizio fosse ok, prendiamo casa insieme oppure affitto io una casa così ci possiamo vedere, per esempio se fosse il caso di una relazione clandestina, qui sento che è come se alla fine, non vedendo che le cose vadano per il verso giusto o per come voi vi aspettate o sperate, è come se ci fosse un cambio di ciclo. È come se qualcuno decidesse di non rischiare. Andiamo a vedere cosa vi dicono le fatine. Abbondanza.
Qua dice di rilasciare qualsiasi tipo di blocco mentale, e qui viene la torre con la caduta dell'ego. Tenete presente che è la mente che crea limiti. Non credo di poter meritare quello, credo o penso o voglio che le cose siano così, però l'erba voglio è proprio l'ego. Diciamo, si potrebbe vedere per aiutarvi, per darvi uno spunto di riflessione su come individuare l'ego. Il punto è quello che voglio io ed è una cosa che farebbe bene a me e solo a me, o è una cosa che farebbe bene per l'evoluzione di tutti? Non la situazione, l'evoluzione dell'anima di tutti. Comunque, qui parla di abbondanza e siccome sento che è una carta, cioè scusate, che è una lettura, principalmente non lo so perché, ma ho come l'idea che sia una relazione già in essere e che non riesce ad atterrare, a concretizzare del tutto come voi vorreste. Tenete presente che è un po' come se vi dicessero: ci sono un sacco di occasioni fuori, anche lontano da voi, perché il mondo parla di trasferimenti di lunga distanza, anche proprio all'estero. Ho come l'idea che qualcuno potrebbe dover scegliere per questioni di lavoro di spostarsi e la persona di interesse invece non, è come se non volesse seguirvi. O se per caso fosse... No, ma siete voi col viaggio. Andiamo a vedere anche Osho. Di solito non uso Osho per le letture sugli affetti, però oggi mi sentivo di fare così. Un'apertura. E la carta dell'appeso, eh? No, scusate, la carta della giustizia. Ah, tanto li avete tutti e due. Pensate a cosa vi farebbe stare in equilibrio. E qui la carta della giustizia intende l'equilibrio psico-emotivo. Cosa vuole la mente e di che cosa ha bisogno il cuore. Perché la mente magari dice sì, vabbè, ok, voglio che si raggiunga quella roba lì, però il cuore certe volte non si sente pieno nonostante si sia raggiunto quel risultato. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti con un like. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi consiglio di abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!